Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo alla seconda lezione. Oggi andremo a vedere che cosa sono le tabelle, le query e un po' come funziona l'ambiente di lavoro. Andremo a capire anche come si configura Access per l'utilizzo che andremo a farne noi in questa masterclass. Quindi apriamo ad esempio uno dei database che vi ho mostrato nella precedente lezione e praticamente qui vedete ci sono sulla sinistra trovate delle tabelle, delle query, delle macro, dei moduli e quindi c'è un po' di tutto, no? Ho scelto questo database apposta. Qui esce anche un avviso, un giallo avviso di sicurezza, il contenuto attivo è stato in parte disabilitato. Allora, qui potreste fare ad esempio un'abilita, ma diciamo che adesso noi andremo per prima cosa a fare la configurazione delle opzioni di access, quindi andiamo sul menu file e poi qui andiamo giù su opzioni in basso a sinistra, un po' come si fa anche con Excel, opzioni. Qui compare il pannellino, perfetto, allora qui è molto simile ad Excel, abbiamo un po' di configurazioni qui se volete andare a fare delle personalizzazioni che volete fare in qualche modo. Ad esempio vedete che ho più lingue installate, eventualmente se dovete cambiare la lingua basta portare su, se volete ad esempio questa vedete sposta su sposta giù, se io metto inglese lo sposto su, quando riavvierò Access sarà praticamente in inglese, quindi se ce l'avete in inglese e lo volete in italiano basta spostare questa cosa qua, piuttosto che fate un aggiungi lingua e ve la scaricate direttamente dal sito. Qui c'è la barra multifunzione, però non dobbiamo attivare niente perché è già tutto attivo. Poi andiamo praticamente nel centro protezione, che è la voce in basso, andiamo su impostazioni centro protezione e qui facciamo praticamente le stesse cose che facciamo in Excel. Praticamente andiamo su impostazioni macro e qui le abilitiamo perché noi lavoreremo sia con le macro che col Visual Basic, quindi questa cosa qua deve essere assolutamente abilitata. ActiveX sono già abilitati e direi che qui non ci serve altro come configurazione. Diamo l'ok. Ok, chiudiamo l'access e lo riapriamo e vediamo che la barra gialla non c'è più in apertura, appunto perché siamo andati ad abilitare le macro, perché lui qui con questo database lo sentiva appunto che c'erano questi oggetti qua. Ok, allora l'ambiente di lavoro com'è suddiviso? Praticamente in cima abbiamo dei menu. Abbiamo dei menu dove abbiamo praticamente il menu home che ci permette di fare modifiche quando siamo in struttura su uno degli oggetti, quindi sulle tabelle, le query, eccetera, eccetera. Sul crea possiamo andare a creare diverse cose, quindi possiamo andare a creare le tabelle piuttosto che le query, non utilizzate mai le procedure guidate che non sono il massimo, piuttosto che delle maschere che non andiamo a trattare in questo corso, piuttosto che dei report, anche questi non li trattiamo, piuttosto che delle macro oppure del Visual Basic. Vedete, questo è il modulo, questi tre pulsantini piccoli sono praticamente cose che vi permettono di creare il Visual Basic, piuttosto che le macro. Quindi qua potete scegliere quale elemento andare a creare. Su dati esterni, questo pannellino qua vi permette di collegare delle fonti esterne all'interno del vostro Access. Allora, se io premo sulle macro, vedete, o sui moduli, alcune opzioni si disattivano. Se premo sulle tabelle o sulle query, ok, mettete che siete anche in un punto bianco perché il database magari è nuovo, ne apriamo anche uno nuovo e così vediamo cosa succede. Qui chiudiamo ad esempio questa tabellina, vedete, se io vado su dati esterni io me lo trovo così, quindi direi che ad esempio se volete collegare un CSV andate qua, vedete il pulsantone a sinistra, fate da file, ad esempio da Excel, piuttosto che da un altro database Access, piuttosto che il SQL non utilizzate questo driver ma utilizzate il driver ODBC come ho spiegato nella masterclass di SQL Server, comunque lo vedremo più avanti, piuttosto che da altre origini, a cui prendiamo appunto l'ODBC per collegarsi ad altri sistemi. Poi abbiamo un pannellino molto importante, questo è veramente molto importante. Allora anche qui possiamo accedere al Visual Basic e va bene, però diciamo che la cosa più importante di questo pannellino è il compatta e ripristina database, perché praticamente cosa succede? Noi abbiamo il database access che può contenere, vedete, se noi andiamo qui e prendiamo la dimensione, quindi se non sapete come fare tasto destro e fate dimensione, piuttosto se dovete selezionare altri campi li prendete da qua, comunque vedete la dimensione, poi dice praticamente questo ad esempio ha 2 mega e 6, quando il database access arriva a 2 giga e 100 circa
non può andare oltre, quindi diventa inusabile. Anche se raggiungete la quota, lui non è che vi dice che non può più scrivere all'interno di se stesso, però continua a funzionare. Proprio il database non funziona più perché è troppo pieno. Ok, perché anche Access quando lavora comunque scrive sempre qualcosa nei file. Quindi diciamo che anche quando voi fate una query di aggiornamento, di eliminazione, di creazione, accodate un record, poi lo cancellate, comunque lui non va a fare un'autocomprensione del dato che c'è dentro nelle vostre tabelle. Ad esempio qui abbiamo la tabella eventi, ok, a questa cosa qua, e quando io accodo record e mettiamo che poi la svuoto con una tabella di eliminazione, oppure vengo qui, clicco in alto a sinistra, vedete sul quadratino, cliccando sul quadratino che c'è qua si seleziona tutta la tabella. Ipotizziamo che io premo cancel, ok, cancello tutti i record, adesso non lo faccio. Praticamente lui comunque non libera lo spazio sul database, quindi è proprio importante fare compatta e ripristina quando il database prende delle dimensioni troppo grandi. Un'altra cosa molto importante che vi dico, per esperienza cercate di non avere database con una dimensione standard superiore al giga e mezzo, quindi 1500 megabit. È vero che vi mancano 600 mega di spazio utilizzabile, però nel tempo poi magari ci aggiungete delle cose piuttosto che i dati aumentano e è sempre un attimo arrivare poi a sforare quella soglia e non riuscite più a gestire il database, che però poi nella prossima lezione vediamo un approfondimento su questa cosa qua. Quindi diciamo qua ci sono le tabelle, poi durante la masterclass appunto vedremo come si crea la tabella, una query eccetera eccetera, quindi lo vediamo meglio successivamente. Vediamo ancora una cosa molto importante. Allora, vedete qui c'è scritto tutti gli oggetti di Access. Ovviamente quando lo aprite magari lo vedete così, no? Se premete sulla linguetta qui si apre. Se io in questo oggetto faccio clic, mi compare delle cose, quindi se io volessi vedere solo le tabelle, io qua potrei premere su tabelle. Così facendo, vedete, mi compaiono solo le tabelle. Se torno qua e voglio vedere solo le query, premo su query e mi compaiono solo le query. Se invece arrivo qui e vado sull'ultimo, ok? Faccio tutti gli oggetti di Access, li vedo tutti insieme. Questo è molto utile quando avete tante cose dentro, quindi da qui potete appunto andare a selezionare le cose come meglio vi aggrada. Poi ci sono anche, fai un ordinamento, ok, per tipo oggetto, per data creazione ad esempio, vedete che le mescola tutte, ok, e fa dal meno recente al più recente, piuttosto che data modifica di come sono stati toccati gli oggetti. Io tendenzialmente comunque utilizzo sempre il tipo oggetto, vedete, se metto il tipo oggetto poi vedete, perché dopo quando vi fate data modifica sotto le cose che potete andare a selezionare cambiano, quindi potete mettere filtra per oggi e così via. Se mettete appunto scusate, questo non si può, data creazione, quando cliccate compaiono altre cose, quindi con tipo oggetto compaiono sempre questi oggetti standard. Importantissimo, se andate qui e premete custom, cosa che vi sconsiglio di abituarvi ad utilizzare questa cosa qua, quindi premete custom, ok, vedete qui ad esempio non ci sono oggetti assegnati, perché io potrei selezionare anche degli oggetti, ad esempio potrei selezionare una tabella, un modulo, sto usando il control, e quest'altra tabella, faccio tasto destro e faccio aggiungi a gruppo custom 1, ok, e poi io potrei anche andare qua e dirgli rinomina gruppo e quel che l'è, ok, quindi io posso andare anche a fare un'aggregazione di questi gruppi, quindi faccio anche nuovo gruppo, un gruppo 2, ok, e posso avere le informazioni all'interno dei gruppi custom. Però cosa succede? Vedete che adesso è comparsa, vedete, su quelli non assegnati le iconcine sono così, su quelli assegnati dei gruppi c'è praticamente una freccettina che punta verso il diagonale in alto, ok, dal basso verso l'alto. Questa freccettina dice che appartiene a un gruppo, però qua succede un gran casino se poi non sapete bene come fare, perché se io vengo qua e cambio questa cosa qua e ci scrivo aggiorna test, ok, e poi torno sulla visione tipo oggetto, vedete che la macro aggiorna si chiama ancora aggiorna, quindi quando lavorate con i gruppi è importantissimo sapere che quando andate a rinominare, torniamo sui gruppi custom, vedete,
vedete che qui è ancora aggiorna underscore test. Quindi se andate a rinominare un oggetto, in realtà non viene veramente rinominato, prende un alias, quindi tutti i nomi che voi andate a modificare nel momento in cui siete nella visualizzazione di gruppo diventano degli alias, e quindi se poi andate a richiamare anche con del codice i vari nomi, succede un gran casino. Quindi io, quando avevamo fatto questa cosa qua, avevo iniziato a usarla subito perché sembrava interessante fare le aggregazioni anche dei set di query, che magari ne avete tanti, o set di tabelle, ma poi diventa veramente complicato andare a fare una manutenzione e si rischia veramente tanto di fare pasticci e dopo non capirci più niente. Quindi ad esempio adesso io questo lo rimetto a posto ed elimino i gruppi facendo tasto destro, elimina gruppi, così tornano giù sul resto. Quindi i gruppi sapete che ci sono, custom, ok, però io veramente vi sconsiglio fortemente di utilizzarli perché rischiano di farvi più casino che altro. Nella prossima lezione vi spiegherò dei trucchetti per andare a gestire i gruppi in un certo modo, gestire le librerie che qui non esistono in Access e così via. Ultima cosa importante, se noi facciamo clic destro sempre su tipi di oggetti, quindi col clic sinistro si apre il menu che potete scegliere la visualizzazione. Con il clic destro si apre questo menu qua, quindi anche qua potete andare a fare trovate un po' quello che fate col clic sinistro, potete fare l'ordinamento per AZZA, per tipo, data creazione e così via. Se volete vedere i dettagli piuttosto che l'elenco, ad esempio se mettete i dettagli vedete, vi dice anche la data di ultima creazione e così via, vi dà più informazioni. Io di solito tengo comunque lo standard con l'elenco, che così c'è più spazio. Poi se andiamo giù su opzioni di spostamento, questa è una cosa interessante, compare questo menu che vi fa vedere un po' quello che c'è dentro. Vedete, vi fa vedere anche i gruppi che avete fatto eventualmente. Potete andare a gestirli anche da qui, che è comodo, però la cosa interessante è la parte che c'è giù in fondo. Allora, se voi fate mostra oggetti di sistema, che per adesso vi sconsiglio comunque di fare, o se lo fate attenzione a quello che fate, fate ok, qui compaiono delle tabelline. Praticamente Access ha delle tabelle, ok, che permettono di gestire delle cose particolari che lui ha sotto. Ad esempio, se voi fate delle query, lui inizia a compilare queste cose qua. Vedete, lui ad esempio qui mi trova delle formule che sono andato a mettere delle query. Queste cose qua saranno interessanti, le vedremo in una lezione verso la fine. Praticamente qui faccio una lezione sul base che vi spiego come cercare delle cose all'interno del vostro database, e si utilizzerà proprio queste tabelline qua, quindi lo vedremo direttamente là. Però attenzione, perché se cancellate qualcosa di queste tabelle qua succede un gran pasticcio, che il database potrebbe anche non funzionare più. Quindi sempre attenzione, torniamo dentro, adesso lo disattivo. Qui c'è il mostra oggetti nascosti, ok, quindi se io lo fleggo potrei vedere gli oggetti nascosti piuttosto che no. Se io vado qua e dico ok, creo un set di query e dico questa però non la voglio vedere per n motivi, posso fare tasto destro e qui premo su nascondi in questo gruppo, quindi nascondi, perfetto, io l'ho nascosta, ok, però adesso come faccio a beccarla quando nascondo un elemento? Basta fare tasto destro qua su opzioni di spostamento e mostra oggetti nascosti, che appunto è qui. Facciamo l'ok e ecco che compare in grigetto chiaro, come succedeva con le tabelle di sistema. Quindi quando volete vedere gli oggetti nascosti, per qualche motivo li volete nascondere perché magari volete avere un database più pulito perché dopo lo dovete dare a un utente o così via, fate così. Se poi lo volete rendere di nuovo visibile, tasto destro e andate su scopri in questo gruppo, così appunto l'oggetto torna visibile, anche se poi andate a disattivare mostra oggetti nascosti. Ok, direi che con questa lezione è tutto, quindi configurate l'Access andando su opzioni, impostazioni, centro di posizione, abilitate le macro, che così siamo già a posto per le prossime lezioni. Controllate anche gli ActiveX che siano attivi, cominciate un po' a prendere confidenza con i menu, e nella prossima lezione appunto andremo a vedere come lavorare, perché vi darò una base molto solida per partire subito molto bene e abituarvi col metodo corretto di lavoro all'interno di Access. Bene, allora direi che è tutto. Come sempre, se la lezione vi è stata di vostro gradimento, condividetela nei vostri social, lasciate un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!